Con la più grande rete di sorveglianza di massa del mondo già al suo attivo, la Cina sta ora cercando di stabilire la sua onnipresenza fuori dal pianeta, con l'intenzione di estendere la sua sofisticata rete di spionaggio soprannominata Skynet alla Luna. Hai capito bene, programmi all'attivo e sovvenzioni multimiliardarie. Skynet è amichevolmente il termine che gli analisti usano per riferirsi al più grande sistema di sorveglianza del pianeta, che si trova in Cina. Il China National Space Administration, l'equivalente cinese della NASA americana, in collaborazione con l'Accademia Cinese delle Scienze e la China Aerospace Science and Technology Corporation, ha recentemente rivelato pubblicamente alla luce del sole, attraverso i suoi canali ufficiali, sulla rivista cinese Acta Optica Sinica, le sue intenzioni di costruire una massiccia rete di sorveglianza lunare. L'incubo di Orwell, signori, è già realtà e si espanderà nello spazio. Secondo i media cinesi, lo Stato mira a proteggere, tra virgolette, la base lunare pianificata con un sistema di sorveglianza ottica onnipresente, attingendo direttamente dalla vasta esperienza e abilità tecnica affinata attraverso Skynet. Ora, in pochi sanno, nessuno sa, ok, che la Russia e la Cina stanno lavorando insieme da anni in segreto per la creazione dell'International Lunar Research Station. Gran parte di questo progetto è classificato. Signori cari, questo non è un progettino sulla carta, ma un'impresa colossale che, secondo le fonti disponibili, è già in fase di sviluppo. Attenzione, non in fase di progettazione, ma in fase di sviluppo. Ricordiamoci che la Russia ha inviato il primo uomo, la prima donna, il primo satellite e il primo mezzo nello spazio. Ricordiamoci che in 10 anni l'agenzia spaziale cinese ha fatto quello che gli Stati Uniti hanno fatto in 50 e secondo le ultime informazioni trapelate estenderanno la sorveglianza di massa anche oltre l'atmosfera terrestre. Che cosa voglio dire? Segui questo video fino alla fine. Lo sapevi che a dicembre 2022 la Russia e la Cina hanno firmato il trattato per la stazione lunare? Parliamo di un accordo di intenti e seguentemente di un trattato a tutti gli effetti siglato dalle due parti per la cooperazione e la costruzione della stazione internazionale di ricerca lunare che verrà ultimata entro il 2035. E per quanto riguarda gli standard di sorveglianza spaziale, saranno già all'attivo, portando oltre l'orbita terrestre i sistemi super top secret che gestiscono a terra. Quando si parla di Skynet, signori, riferendosi a questa tecnologia cinese, non ci si riferisce a Terminator, ma ci si riferisce ad un sistema di riconoscimento facciale interconnesso gestito dal governo cinese. Il quotidiano di punta del Partito Comunista Cinese, il Global Times, riferisce che il software di riconoscimento facciale di Skynet ha un tasso di precisione del 99,8% e udite, può scansionare l'intera popolazione cinese, quindi 1.400 milioni di persone, in meno di un secondo. Non sono informazioni verificabili in nessun modo, ma se c'è una cosa che sappiamo è che hanno dei sistemi informatici dediti a questi scopi che fanno letteralmente impallidire qualsiasi cosa che conosciamo. Le statistiche variano in base alla fonte, ma si ritiene che la Cina gestisca una rete composta dalle 200 alle 600 milioni di telecamere di videosorveglianza per monitorare praticamente ogni centimetro del paese, con circa una telecamera per cittadino adulto. E molti programmi basati sull'intelligenza artificiale, come Skynet, sono anche integrati nella rete di sicurezza di massa cinese, offrendo allo Stato un controllo ancora maggiore, signori, di grado militare su ogni aspetto della vita dei cittadini. Perché implementare il concetto di smart city utopistica e super iper controllata alla futura base lunare? Bene,
molti altri hanno intenzione di creare basi sulla Luna, ok? Questo ormai dagli anni 40. Attualmente anche gli Stati Uniti, attraverso alleanze congiunte, stanno per realizzare questa visione. C'è una corsa allo spazio. Ci saranno varie fazioni, ci sarà letteralmente un nuovo dominio da contendersi. E sulla base dei commenti ufficiali dell'Agenzia Spaziale Cinese, la rete di sorveglianza lunare proposta funzionerebbe come Skynet onnicomprensivo che eserciterebbe tutte le tecnologie di sorveglianza attualmente in possesso del governo cinese, molte delle quali diventeranno autonome. Secondo il rapporto dell'Agenzia Spaziale Cinese, la controparte lunare di Skynet includerebbe centinaia, potenzialmente migliaia di sofisticate telecamere di sicurezza. Ogni telecamera del peso di neanche 200 grammi sarebbe dotata di un software basato sull'intelligenza artificiale in grado di identificare, localizzare, tracciare e puntare su obiettivi sospetti in modo indipendente. E tutto questo grazie all'intelligenza artificiale. Se venissero rilevate anomalie, secondo il rapporto, la rete di sorveglianza genererebbe prontamente segnali di allarme e avvierebbe misure di risposta adeguate. Nessuno ha specificato che tipo di anomalie si aspettano di trovare sulla Luna, né che tipo di risposte adeguate hanno in serbo queste tecnologie. Secondo quanto riferito, la rete di sorveglianza lunare funzionerebbe negli spettri visibili, ma anche in quelli infrarossi, con una rete di sistemi autonomi che potrebbero auto-organizzarsi dopo il dispiegamento sulla superficie lunare. L'obiettivo finale sarebbe quello di creare una copertura di sorveglianza completa su tutta la futura base lunare permanente. I piani attuali per un insediamento fuori dal mondo prevedono una base lunare di quasi, signori cari, 22 km quadrati, comprese strutture sotterranee, un centro di comando e comunicazione, una centrale elettrica, laboratori e una flotta di robot autonomi. Questo, signori, è in breve il progetto e secondo quanto riferito dal boss dell'Agenzia Spaziale Cinese, entro il 2030 porteranno già tecnologie permanenti e autonome sulla Luna. In uno sforzo internazionale congiunto, anche la NASA americana, l'Agenzia Spaziale Europea, la Japan Aerospace Exploration Agency e l'Agenzia Spaziale Canadese stanno attualmente tentando di creare una struttura di ricerca permanente sulla Luna e molti, la maggior parte dei dettagli, signori, correlati a queste megastrutture sono attualmente top secret. Anche se non menzionate nel recente rapporto dell'Agenzia Spaziale Cinese, le motivazioni di fondo per cui la Cina vorrebbe estendere le sue capacità di sorveglianza di massa sulla Luna derivano quasi sicuramente dall'attuale corsa allo spazio, insomma, guerra fredda cosmica tra Stati Uniti e Cina. In diverse occasioni l'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha espresso gravi preoccupazioni per il tentativo della Cina di impadronirsi di porzioni della Luna come suo territorio sovrano. E sulla base di questo si creeranno dispute e conflitti in futuro che assomiglieranno a Star Wars. È presente? Ecco. Ci sono rapporti ufficiali, che tra l'altro ho tradotto integralmente, che parlano di una guerra extraterrestre. Studi di fattibilità di questo tipo ne esistono a bizzeffe, e cioè, cosa significa extraterrestre in questo caso? Guerra combattuta al di fuori dell'atmosfera terrestre, e con queste nuove notizie il tutto diventa sempre più realistico. In un'intervista del luglio 2022 al quotidiano tedesco Bild, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha detto testuali parole: "Dobbiamo essere davvero molto preoccupati che la Cina stia atterrando sulla Luna e dica adesso questo territorio è nostro, restane fuori o faremo la guerra." Questo ha detto Bill Nelson. Dovete capire che per ora è terra di nessuno, ok? E chi sarà in grado di fermare la coalizione Russia-Cina per l'installazione della prima base lunare ipersorvegliata? Che tecnologie vogliono dispiegare per attuare la militarizzazione dello spazio? L'intenzione cinese, cari signori, di espandere la sua rete di sorveglianza e sicurezza di massa sulla Luna indica la preoccupazione che la concorrenza spaziale con gli Stati Uniti e i suoi alleati possa degenerare in attività meno pacifiche. Voglio dire, sulla base di tutto questo una guerra non è da escludere, ok? La competizione tra Stati Uniti e Cina per stabilire la prima base permanente sulla Luna
è incentrata sulla scarsità di siti di atterraggio ricchi di risorse sulla superficie lunare. Chi vuole correre alla base lunare cerca di accaparrarsi quei siti e le mosse sono fra le mani dell'intelligence dei due paesi. Nonostante la sua vasta distesa di quasi 9 miliardi di acri di superficie, che sarebbero circa 36 milioni di chilometri quadrati, il polo sud della Luna è l'unica regione del nostro satellite che si ritiene contenga due risorse vitali per la sostenibilità e la sopravvivenza a lungo termine di un avamposto lunare, ossia la luce solare e l'acqua. La Cina e gli Stati Uniti stanno attualmente considerando le regioni attorno proprio al polo sud della Luna come posizioni strategiche per le rispettive basi, e questo pone un problema di non poco conto, ok? Discutendo della necessità di una solida rete di sorveglianza sulla Luna, ci sono non pochi problemi correlati allo spionaggio, chiaro. L'Agenzia Spaziale Cinese ha osservato che la sua Skynet lunare, questo grande sistema di sorveglianza, dovrà essere fortificata contro le minacce esterne, e questo suggerisce che la Cina è preoccupata per il sabotaggio sponsorizzato da qualche altro stato, o, che ne so, per un potenziale conflitto per contendersi le scarse risorse lunari. Garantire una comunicazione riservata tra i vari terminali di rilevamento ottico e lab di controllo centrale rappresenta un ostacolo ingegneristico significativo, hanno scritto gli autori dell'agenzia. Le tecniche di crittografia utilizzate per la trasmissione del segnale e lo streaming multimediale devono essere resistenti alle interferenze causate dall'intensa radiazione elettromagnetica prevalente nello spazio profondo. I dati non devono essere danneggiati o rubati, insistono, e a giudicare dal recente rapporto dell'Agenzia Spaziale Cinese, cari signori, la Cina sta assumendo un ruolo guida con la Russia nella creazione di quello che potrebbe essere il primo stato di sorveglianza dell'umanità, oltre la Terra. Cosa succederà in futuro? Riusciranno Cina e Russia a realizzare un avamposto lunare permanente entro il 2035? Che ne pensi? È possibile? Riusciranno gli Stati Uniti ad arrivare prima? E come si evolverà la cosiddetta via della seta spaziale? Fammi sapere la tua in un commento, e se questo video ti è piaciuto e non vuoi fare il tacchino dei crateri lunari, mi raccomando, fammelo capire con un like. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!